Eccoci qua, un altro video, altro giorno e altro lavoro. Oggi abbiamo qui una Xbox One X, che devo dire è la prima volta che arriva da queste parti. Di norma sono solo PlayStation. È rarissimo dalle mie parti trovare Xbox. In riparazione, insomma, intendo. Sarà perché ne sono vendute poche qui in giro e quindi magari esiste più PlayStation da queste parti, quindi chiaramente arriva in riparazione cosa? Più PlayStation o Nintendo. Xbox praticamente niente. Quindi questa è la prima Xbox del canale. E la prima Xbox del canale che cos'ha? Mi è stata portata perché non mostra nessuna immagine video. Allora, il cliente che me l'ha portata ha già provato a sostituire il disco, che adesso non so più dov'è, ma ecco qui. Questo era il disco originale, ok? L'ho già testato con il computer e mi mostra che è tutto bello contento, bello felice, quindi non ha nessunissimo problema, nessunissimo disturbo. E mi hanno lasciato giù anche l'altro disco, che in questo caso è un SSD, ok? Dovrò chiedere nel caso se vogliono clonare il disco dal disco all'SSD, nel caso vogliono l'SSD, ma vabbè. E, appunto per provare a vedere se era il disco che non funzionava. Allora, i problemi quali possono essere? Chiaramente il disco, ok? Un qualsiasi altro problema alla console di natura sconosciuta, oppure la porta HDMI magari è danneggiata. Dall'esterno non sembra, ok, dopo vi faccio vedere. E quindi la porta sembrerebbe ok. Il chip per l'HDMI, ok. Oppure questo piccolissimo cipettino che sta qui, viene chiamato booster IC, chip di booster o chip di protezione ESD, insomma, correnti elettrostatiche, insomma, roba del genere. Andiamo sotto al microscopio, così vi faccio vedere meglio. Ok, allora, molto bene. Allora, questo qui, eccolo qua, TDP 158 è appunto il chip per l'HDMI. Come si fa a sapere se funziona oppure no? Molto semplice. Si va in... aspettate che metto il multimetro direttamente a schermo, così vediamo tutti, perché ogni volta mi dimentico di collegarlo. Ok, ora ci siamo. Allora, mettiamo in resistenza, il multimetro settato in resistenza, ok? Andiamo a prendere il puntale nero sulla massa e poi andiamo a misurare questo condensatore qui, C50, e deve darci un valore di circa 5 kΩ, come è in questo caso qua. Quindi, se il valore di resistenza di questo condensatore qui, di C50 su questo punto qui, vi mostra 5 kΩ circa, ok? Adesso qui stiamo andando oltre perché povera connessione, eccetera, roba del genere. Quindi cominciamo dal basso, poi c'è comunque il condensatore che preleva energia e si carica e quindi sposta tutte le misurazioni, ma di norma il chip che mostra 5 kΩ circa è in buono stato di salute, quindi dovrebbe funzionare. Cos'altro posso dire? Qualsiasi chiaramente altro valore, tipo 1 kg, 2 kg, 3 kg, potrebbe essere un chip un po', come si può dire, malfunzionante, quindi sarebbe meglio sostituirlo. Nel caso nostro il chip funziona benissimo, quindi qual è la possibilità? Questo qua, U21, anche lui può dare problemi. Nel caso in cui arrivi una scarica elettrica o altro, può dare problemi. E questi qua sono, se non sbaglio, non sono possibili da comprare, se non usati o da altre schede donatrici. Quindi anche qua, e quelli che si trovano in giro usati vengono venduti per una cifra tipo 40-50 euro, il che non è il massimo, ma va bene così. C'è anche la possibilità di fare un bypass, però il bypass cos'è che dovrebbe fare? Ti fa funzionare lo schermo, ma magari si perde cosa? Si perde la risoluzione 4K o ti dà qualche problema su qualche gioco. Vabbè, non è una soluzione sicura al 100%, insomma, ecco. E poi c'è la porta HDMI.
Allora, cominciamo direttamente con la porta HDMI. Il chip dell'HDMI mi sembra a posto, quindi non mi fa sembrare che questo qui U21 abbia problemi, quindi andiamo a verificare direttamente la porta HDMI. Magari c'è qualche problema? Andiamo a vedere all'interno della porta HDMI. Ok, verifichiamo subito l'interno della porta HDMI, che a quanto sembra è perfetta, non ha nulla. Qui non è separato il metallo, la porta sembra praticamente nuova, ma non saprei. Mm, rispetto a questa, non lo so, mi sembra un po' strana a guardarla, forse un po' piegata, non lo so, verso sinistra, qui è più rientrante rispetto... Sono cose, insomma, di poco conto, cioè che si riescono a notare pochissimo. Ok, andiamo a vedere comunque. Allora, torniamo qui sulla nostra porta, ok? Giriamo il microscopio così vediamo bello dritto. Andiamo a verificare allora i piedini, ok? Vediamo se sono connessi oppure questo è a posto, questo è a posto. Aia, aia. Ok, il problema è qua. Magari gli basta una risaldata? Le piste sotto sembrano a posto, non sembrano danneggiate. Mm. Queste sono... guarda qua. No, si è portato via anche... Allora, queste sono cattive Sì, si è portato via anche la piazzola sotto. Queste sono cattive saldature, ok? Di fabbrica, che poi causano questi problemi qua. I piedini, le piazzole sono deboli, si muove un po' la porta e basta, è finita lì. Qua invece, come vedete, la piazzola rimane sotto, ok? C'è solo il piedino che si sposta. Quindi magari vediamo un attimo con il multimetro se c'è qualche piedino che non ci dà una lettura. Se ci sono piedini che non ci danno una lettura, andiamo in modalità diodo, in questo caso, se ci sono piedini che non ci danno una lettura, puntale rosso a massa, questa è la massa, vuol dire che il piedino in sé, quindi io andrò a vedere da qua sopra, vedete, non c'è nessun contatto, non c'è nessuna lettura, quindi questo piedino qui può essere interrotto. 0,60, questa è la massa, va bene. Questo qui dovrebbe essere collegato a qualcosa, ma evidentemente siccome si muove, se andiamo qua sotto va bene, qua sopra non fa contatto, chiaramente qui sotto fa contatto, ma non qui sopra, qua fa contatto, qua fa contatto, questo fa fatica. Allora, abbiamo i primi a sinistra che fanno poco contatto, quindi andiamo a rinforzarli. Okay? La porta di per sé è già stabile, come non detto, vedete che si muove. Vediamo, questa qua si muove? Sì. Quindi è una cosa naturale? Mi pare un po' strana e brutta la cosa, sinceramente. Questo qua non dovrebbe mica muoversi. Aspettate un attimo. Allora, no, sembra una cosa normale. Ok, ma nel caso andremo a cambiare la porta. Allora, intanto come prima cosa andiamo a verificare se è sufficiente fare questa cosa qua, perché so già io che se vado a togliere la porta mi vengono dietro alcune piazzole e poi bisogna andare a ricostruirle, il che non è il massimo. Se riesco a tenerle già così come sono,
per me va bene uguale. La porta comunque, il principale qua è a posto, non si muove, ok? Non fa nessun movimento, anzi si muove la scheda, ok? Quindi deve essere, per me è solido il fattore lì. Quindi andiamo a aggiungere stagno e a rifare bene le saldature. Ok, allora, adesso teoricamente dovrebbe essere tutto a posto. Andiamo a fare una piccola prova, però intanto, ok? E andiamo a verificare con la schedina per l'HDMI. Eccola qua. Andiamo a inserire la schedina. Torniamo sopra il banco. Sposto il microscopio così riusciamo a fare meglio. Ok. Andiamo a verificare le nostre connessioni. Intanto andiamo a verificare se c'è continuità, ok, fra un piedino e l'altro. Così andiamo a verificare. Allora, continuità, non deve esserci continuità fra due punti. In questo modo viene garantito il fatto che non ci siano ponticelli nascosti sulle saldature che abbiamo appena fatto. Perfetto, quindi non ci sono punti scoperti. Allora adesso andiamo modalità diodo, puntale rosso a massa, ok? E andiamo a misurare tutte le cose. Togliamo il bip in questo caso, non ci serve. Andiamo a fare la misurazione delle nostre coppie. Questa è la massa, va bene, questo va bene, questo va bene, questa è la massa, va bene, questo va bene, questo va bene, massa, va bene, massa, va bene, 13, 14, 15, 16, 17 la massa, 18 va bene, 19 non viene collegato. Ok. Finché non c'è l'HDMI non c'è nessuna lettura sul 19. Ora, la porta è a posto rispetto a prima, quindi andiamo a fare una prova. Vado a ricomporre tutta la console, il minimo necessario, insomma, l'hard disk, il dissipatore, il lettore, e ci vediamo tra poco quando ho terminato di riassemblarla, così verifichiamo insieme. Allora, eccoci tornati qua. Purtroppo il primo tentativo, vi avviso già, che non era andato a buon fine. Non funzionava. Ho fatto un attimo qualche ricerca e effettivamente il pin numero 19 deve avere una lettura, ok? In modalità diodo. E questo era il problema. E la console funzionava, ma non mandava fuori segnale video perché per lei il pin numero 19 viene identificato come hot plug detect, quindi quando si inserisce l'HDMI viene identificato l'HDMI e quindi manda fuori il segnale video. In questo caso non vedeva l'HDMI, quindi non poteva accendersi. Qual è però il problema di questa cosa qua? Che il responsabile, appunto, di questo segnale qua è il microscopico chip U21, ok? E considerato la difficoltà a trovare questi chip qua e anche per il costo un po' troppo alto secondo me, ho optato per una cosa fai da te, ok? Che cosa ho combinato? Adesso ve lo mostro subito. Spengo un attimo la console che l'ho appena testata, ho fatto un attimo qualche verifica e funziona adesso con l'HDMI. Ve lo mostrerò tra pochissimo. Ok, appena si spegne un attimo.
Ok, molto bene. Rimetto il cavo HDMI al microscopio. Ok, così poi andremo a vedere dal microscopio. Allora, portate un attimo di pazienza, ristacco un attimo le cose. Allora, comunque, stavo dicendo, il pin numero 19 deve dare una lettura, ok? E diciamo sulla soglia identica del pin numero 18. Ok? Quindi se trovate 0,60, anche il pin numero 19 deve essere 0,60. E allora, giriamo. In sostanza, il cambiamento che ho fatto per farla funzionare è stato una sorta di bypass. Perché non vuoi venire via? Ecco qua. Allora, è stato una sorta di bypass. Siccome ci sono già delle guide online per fare questi aggeggi qua, no, non questo prima, facciamo tutto il resto. Per fare questi bypass, per risparmiarsi i soldi e il tempo di andare a trovare questo chip qua, ok? Io ho fatto un mezzo bypass, proprio perché il chip in sé non ha nulla che non va se non il semplice fatto, ok, che un unico singolo punto, ok, non funziona perché si è interrotto all'interno dello stesso chip. Ho già provato a fare un reflow al chip, non ha funzionato. Ho anche provato a staccarlo, verificare cosa c'era che non andava sotto, ma non ho trovato nulla di irregolare. Quindi ho detto, ok, è il chip stesso. Probabilmente gli è capitato qualcosa di strano che gli ha impedito poi di funzionare correttamente da un punto all'altro, da un momento all'altro. Quindi adesso tra un pochissimissimo vi faccio vedere. Andiamo a togliere la X clamp qua dietro. Andiamo a prendere la nostra scheda. Adesso gli vado anche a cambiare la pasta termica e tutto il resto. Gli faccio la manutenzione perché era anche sporca di polvere. Allora, giriamo la nostra scheda. Questa è la zona dove andremo a vedere. Microscopio. Allora, la zona di nostro interesse, come avevo detto, eccola qua, U21. Ok? Perché è U21? Molto semplice, perché il pin numero 19, ok? Eccolo qui, viene con la traccia esattamente sotto questo chip qua. Quindi è collegato nella prima pallina di questo chip qua, in alto a sinistra. E, come ho già detto, ho provato a fare un reflow, ho provato a staccare, vedere che cosa c'era, magari c'era la sfera un po' rotta, un po' cosa, e l'ho rimesso su, ma non mi dava lo stesso nessuna lettura, non c'è nessunissima lettura su questa strada qua. Quindi che cosa ho fatto? Sono andato a vedermi un attimo le informazioni per quanto riguarda fare un bypass, ok? Chiaramente non l'ho fatto completo, perché il resto del chip funziona, e, e a quel punto cosa ho fatto? Il bypass prevede che il pin numero 19, ok, venga collegato con il pin numero 18, che sta qui sotto, che è collegato con questo condensatore qui, e viene collegato poi a una sfera qua sotto che sta qui, su questa via qua, ok? Che poi sparisce e se ne va altrove dall'altra parte della scheda. Io che cosa ho fatto allora a questo punto? Siccome il pin numero 18 era a postissimo, non ha nessun problema, cosa ho fatto? Gli ho fatto un mezzo bypass nel senso di ho preso il pin numero 19 e, se si vede, l'ho ponticellato con il pin numero 18. In questo modo anche il pin numero 19 può essere riconosciuto dal monitor e tutto il resto e far partire il discorso dell'immagine. Quindi il chip poi dell'HDMI manda fuori l'immagine e niente. E il problema è stato risolto.
in questa maniera qua. Il chip funziona, come ho già detto, è solo successo qualcosa internamente che gli impedisce di andare fuori a comunicare con il pin numero 19 e basta. Se avete anche voi questo caso qua in cui non esiste nessuna lettura, vi viene fuori open line, circuito aperto o quello che sia sul vostro multimetro, potete provare a fare questa cosa qua e tecnicamente dovrebbe funzionare. Quindi adesso, un'ultima volta, vado a riassemblare tutto, io vado a fare anche il cambio della pasta termica, puliamo un po' tutto, eccetera, dalla polvere e richiudiamo tutto e ci vediamo per l'ultimo scatto video in cui vi mostro appunto che il video funziona egregiamente. A tra poco. Allora, ecco qua, console riassemblata. Ok, adesso andiamo ad attaccare il cavo HDMI, il cavo della corrente, perfetto. Mettiamo vediamo se siamo sul no, siamo sul 4, ok, molto bene. Accendiamo. Ecco qua. Ecco ragazzi. Allora, cosa devo dire? Niente. È stato una cosa interessante scoprire anche questa cosa qua. È stato anche un bene che questa persona mi abbia portato questa console, perché attualmente mi ha detto sì, so saldare, so fare queste cose qua, ma cioè, insomma riuscirebbe a farlo, ma ha detto magari è una cosa un po' più grande ed è meglio affidarsi a chi è del mestiere. Infatti ha fatto la decisione giusta. È stata una cosa diversa dal solito, i piedini della porta HDMI sarebbero stati anche risolvibili, ma non sarebbe mai riuscito comunque ad ottenere il video perché il chip U21 anche quello era difettoso. E ecco, quindi ha fatto la scelta giusta in questo caso. E noi terminiamo qui. Come si vede, il video funziona, e la console funziona, adesso mostra il video, non ha più nessun problema. Vedo che è anche stata resettata l'impostazione di fabbrica, magari per vedere se questo risolveva il problema. Può essere. Comunque, noi terminiamo qui, ci vediamo in un prossimo video, iscrivetevi, mettete un like, commentate, fate sapere la vostra e sotto nella descrizione troverete i link utili anche per venirmi a trovare, venire a prenotare la vostra riparazione tramite il mio sito internet, manutenzioni, riparazioni per console, computer, un po' quello che volete. Quindi se avete bisogno io sono qui, potete venire a visitarmi sul sito, come ho già detto, iscrivetevi, like, commentate e ciao!